L'emozione più bella che hai vissuto al Passatore? Gli ultimi chilometri che mi hanno accompagnata a Faenza e tutto il pubblico e tutto il tifo. Al 99esimo chilometro col mio amico che mi ha accompagnato ci siamo dati la mano e mi veniva da piangere. Senz'altro l'arrivo. Il primo anno che ho vinto, l'arrivo al traguardo è stato sicuramente il momento più bello, come lo è stato il decimo. Anche il 10° anno che ho vinto è stato molto bello. Ciao Marco, io sono qui in piazza per il Passatore, tu sei lì a Roma, ma a fine maggio sarai qui con me. Abbiamo fatto vedere ai nostri amici un assaggio dell'intervista 4 che ci sarà a fine puntata. Rimanete per tutta la puntata perché oggi scoprirete tante cose che non sapete della 100 km del Passatore. Marco, come stai lì a Roma? Ciao Simone, benissimo, e siamo molto contenti di vederti su quella piazza, simbolo della 100 km del Passatore, per ascoltare i consigli e le storie legate a questa gara mitica. Qui a Faenza è una bella giornata di sole. E adesso Marco ho come primo ospite Giordano Zinzani, che è il presidente della SD che gestisce tutto il Passatore. Andiamo ad ascoltarlo. Come vedi Marco, sono qui in piazza Faenza dove c'è l'arrivo del Passatore, in tanti la riconosceranno. Sono insieme al presidente della SD che governa e organizza tutta la gara del Passatore, Giordano Zinzani. Benvenuto a Storia di Runner 451. Benvenuti a voi che ci vedete in questa trasmissione. Bene, allora, quest'anno sono 50 anni esatti dalla prima edizione del Passatore, anche se siamo al 49esimo anno perché purtroppo nel 2020, come tutti sanno, abbiamo dovuto saltarla. Com'è partita questa storia del Passatore? È un'iniziativa nata qui a Faenza, allora da Teo Dolcino. Teo Dolcino è un personaggio, a suo tempo era il segretario comunale di Faenza, ha avuto tante idee, il fondatore della società Il Passatore, dell'ente ceramica, del tribunato di Romagna, del consorzio Venire Romagna. Un uomo pieno di iniziative. E convocò 2 o 3 personaggi qui in una cena per fare questa manifestazione, una corsa, una traversata dell'Appennino che partiva da Firenze per arrivare a Faenza, una pazzia. Allora, parliamo era dicembre del 1972. A gennaio si ritrovarono e decisero da gennaio a maggio, in 4 mesi, organizzarono la prima edizione. Prima edizione che superò i 1000 iscritti, quindi già erano tutti carichi. In pochi mesi partirono con questa avventura. Allora, vediamo i filmati intanto, questa è l'edizione del 74 che stiamo vedendo, e c'era gente che correva già forte perché i vincitori all'epoca erano sopra le 7 ore, ma comunque sotto le 8 ore, non i tempi di adesso, ma non tanto lontani. Però c'era tanta gente che la prendeva quasi come una marcia, perché vediamo gente in jeans, insomma, forse non c'era grossa preparazione, grossa attenzione, poi non c'erano i materiali che ci sono oggi. No, questo se lo guardiamo dal nostro libro di tutte le edizioni, con i tempi, i partecipanti, vediamo che c'era una percentuale di ritirata altissima, arrivavano nelle prime edizioni il 40-45% dei partenti, oggi siamo ai 65-70%. Partivano così, molti decidevano in poche settimane o l'ultima settimana di fare le 100 km. I tempi delle donne, le prime donne erano oltre le 12 ore, adesso sono poco più delle 8 ore. Sì, anche delle 7, Carolina. Esatto, quindi si sono abbassati i tempi in modo mostruoso. Assolutamente, le prime edizioni non partivano sempre alle 3 da Firenze, ma sono stati provati vennero provati diversi orari. La prima edizione partì alle 22 addirittura, quindi si partiva di notte e per arrivare all'ora di pranzo a Faenza. Per arrivare, gli ultimi arrivavano dopo pranzo. Allora, gli ultimi arrivavano a cena. Poi sono stati provati, poi dopo anticipare alle 21, poi 16:30, 16 e poi da tante edizioni è diventato definitivo le ore 15.
per permettere di arrivare i primi sulla colla circa alle 18:30 e essere qui in piazza tra le 21:30 e le 22. Qualche nome di atleta che ha fatto la storia del passatore, uomo e donna? Beh, sicuramente nelle prime edizioni Vito Melito, che ne vinse 3 di seguito, anche passando sotto le 7 ore in quell'epoca. Che è scomparso poco tempo fa. Esatto. E poi abbiamo Calcaterra ha il record maschile. Che dopo sarà protagonista nella nostra intervista 4 insieme agli altri. 12 edizioni vinte, continua anche a partecipare dopo le 12 edizioni vinte, è arrivato terzo l'anno scorso. E poi abbiamo un altro nome femminile invece molto importante, che è Nikolina Sustic, croata, e questa ha il record femminile, lo dovremmo avere anche in questa edizione. Torna a correre, sì, bene, nel frattempo è diventata mamma, ha ripreso a correre e la aspettiamo per l'edizione 2023. Ultimissima cosa, c'è qualcosa di particolare per questo non 50esima edizione ma 50esimo anno del passatore? Ma con questi 50 anni ricordiamo la figura di questo Altero Dolcini, il fondatore, l'anima, il motore delle prime iniziative, perché nel 2023 sono i 100 anni dalla nascita, era nato nel 1923 e quindi lo ricordiamo nel suo centenario della nascita, e la targa del passatore che il Tribunale di Romagna dona al primo arrivato sarà proprio dedicata alla figura di Altero Dolcini, quale fondatore di questa manifestazione. Perfetto. Allora io ti ringrazio Giordano, e insieme a te lancio il prossimo servizio, che è proprio dedicato, fatto da Marco Raffaelli, proprio dedicato alla storia del passatore in questi 50 anni. La 100 km del passatore è l'ultramaratona tra le più famose al mondo. Si svolge annualmente nell'ultimo sabato di maggio, con partenza da Firenze e arrivo a Faenza. Si è corsa per la prima volta nel 1973. È intitolata al passatore, popolare figura della storia e del folklore romagnolo. L'idea di una corsa di 100 km è stata sviluppata da Aldo Dolcini e Francesco Calderoni, partendo dal progetto di organizzare una maratona nel Faentino. Dolcini, cofondatore anche dell'ente Vini di Romagna, propose di unire la terra del Sangiovese alla terra del Chianti. Nacque proprio per volontà di alcuni folli come Pietro Crementi, detto Pirì, tra i membri fondatori della 100 km del passatore. Scomparso nel 2021, è stato per circa mezzo secolo l'anima e il cuore della Faenza Firenze, amministrandola e guidandola con fortissima passione, dedizione e competenza. La prima edizione del 1973 venne vinta da Baccaro Romano in 7 ore e 51 e Tellini Maria Pia in 12 ore e 37. Nei 50 anni di passatore, di cui se ne sono corsi 48 con un evento speciale a Imola causa Covid nel 2021, ci sono stati 21 vincitori diversi nella gara maschile. Sopra tutti basta ricordare Giorgio Calcaterra con 12 vittorie e il record del percorso del 2011 in 6 ore e 25 e 47 secondi. Tra le donne che l'hanno vinta c'è Nikolina Stucic con 5 edizioni al primo posto e il record del 2019 in 7 ore, 31 minuti e 5 secondi. Dalla quinta edizione è stato istituito il premio speciale Io C'ero per i concorrenti riusciti ad arrivare al traguardo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 volte. Come da tradizione faentina, il premio è una ceramica creata da Vittoria Monti. Al 2018 2 concorrenti hanno portato la gara a termine 45 volte, Walter Fagnani di Verona e Marco Gelli di Sesto Fiorentino. Entrambi furono assenti solamente alla prima edizione del 73. Nel campo femminile questa particolare classifica la conduce Natalina Masiero di Padova, che nel 2017 ha concluso 35 edizioni della manifestazione. A chi si chiede perché correre il passatore, rispondiamo che la magia che questa corsa regala sta nella bellezza dei paesaggi che attraversa e nella cordialità e convivialità delle persone che la animano. Innanzitutto un percorso rettilineo, non un circuito, che si snoda attraverso 2 regioni, inerpicandosi sull'Appennino tosco-romagnolo ricco di saliscendi e di una natura ancora incontaminata, e dall'accoglienza tipica della gente che abita i luoghi che la corsa percorre. Oltre alla passione che anima,
Gli oltre 500 volontari che sono il vero cuore pulsante della manifestazione. Suggestiva è anche l'atmosfera che accoglie i concorrenti dal calar del sole, dove l'immersione nei suoni della natura, sotto un cielo di stelle, si fa ancora più emozionante. I luoghi del Passatore sono la storia del nostro paese: Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Passo della Colla, Marradi, Brisighella e Faenza. L'avete corsa in molti e tanti sognano di essere almeno una volta sulla linea di partenza. Lo start a Firenze per partire alla volta di Faenza è la 100 km del Passatore, la più amata e sofferta, il viaggio da cui tutto può cambiare o restare così come ve l'hanno raccontata gli amici che l'hanno corsa. Tutto questo è lo sport. Mettere ogni goccia di sudore sui tuoi pensieri e portarli fin dove te la senti e oltre, anche dopo i 100 km del Passatore. Grazie mille Marco per questo contributo sulla storia del Passatore, che veramente che avventura incredibile. Speriamo di essere qui fra altri 50 anni. Adesso Marco, io ho incontrato Gabriele Turroni, atleta di casa, che ci ha raccontato che cosa significa per un faentino correre il Passatore, non solo la 100 km. Lui fa parte della nazionale che corre la 100 km, è stato anche agli ultimi mondiali e ci dà anche qualche segreto sul percorso. Eccolo che arriva alla fine del suo allenamento, Gabriele Turroni, atleta di casa. Vai piano che devi fare 100 km, vai piano. Ciao Simone. Ciao, come stai? Bene, tutto a posto. Tutto a posto? Bene. Guarda, sei stanco? Hai corso abbastanza? Dai, buon allenamento. Sì, direi. Ci sediamo, dai, che facciamo due chiacchiere. Ok, volentieri. Andiamo. Gabriele, allora, ti sei ripreso dalla corsetta? Gabriele è atleta di casa, uno degli atleti di casa, forse il più forte di casa, possiamo dirlo? Se lo imbarazzo subito? Faentino doc? Sì, assolutamente. Faentino doc, nella vita fai l'infermiere, giusto? Sì. Gabriele, quante edizioni hai corso? Questa qui, quella del 2023, sarà la 6ª edizione. Quindi hai corso 5 edizioni? Ho fatto 5 edizioni, dal 2015 al 2019, poi causa la pandemia ho dovuto interrompere, insomma. Ok, fai morire di invidia. Quant'è il tuo tempo migliore sulla 100? Il tempo migliore sulla 100 del Passatore sono 9 ore e 8 minuti. Però quest'anno al mondiale di 100 km ho fatto 7 ore 04. Ad agosto 2022. Ad agosto 2022 a Berlino. 7 ore 04, 100 km. Beh. Ok, complimenti. Gabriele, che cosa significa per un faentino correre la 100 km del Passatore? Per un faentino la 100 km del Passatore è un po' uno di quegli eventi che la città sente, quindi sicuramente è un'emozione unica poter partecipare. Sì, tu hai iniziato quando eri bambino, vedevi tutta questa gente che arriva correndo, magari non realizzavi, però quando hai iniziato a correre avrai detto un giorno ci arrivo anch'io. Sì, ho iniziato a correre nel 2014 ed è stato subito. L'hai fatto l'anno dopo? L'anno dopo. Che tempo hai fatto la prima volta? La prima volta ho fatto 10 ore e 25. Hai iniziato bene, dai. E poi diciamo che passo dopo passo ho migliorato un po' il tempo. Crisi, edizioni che ti ricordi di aver avuto un brutto ricordo? Allora, il brutto ricordo è stata l'ultima edizione che ho fatto, quindi quella del 2019, che ho avuto un infortunio appena sceso mentre scendevo dalla colla, e lì è stata l'edizione diciamo un po' più sfortunata. Ti sei ritirato o sei non mi sono ritirato, anche se forse la scelta giusta. Sì, però sul momento è difficile. Sul momento è difficile. No, parlavi della colla, diamo un po' di consigli sul percorso. Partiamo a Firenze, che di solito è molto caldo, e gli atleti meno veloci arrivano alla colla quando invece purtroppo non è più molto caldo, perché da zero arriviamo a più di 900 metri di altezza. Prima però di arrivare alla colla affrontiamo la salita della Fiesole, scendiamo di nuovo verso Borgo San Lorenzo, siamo più o meno al 30°, saliamo alla colla. Tanti fanno forse l'errore, qui te lo chiederò a te, di fermarsi alla colla e prendere freddo. Non parlo degli atleti più veloci, parlo della media, e poi si scende, ma non è poi tutta discesa. Assolutamente no, ci sono. È ballonato. Io ho dato una overview, ma da chi l'ha corsa 5 volte, quali sono i punti più
pericolosi dal punto di vista strategico della corsa, del percorso, che chi non l'ha mai fatta deve tenere bene a mente? Sicuramente la partenza, fin dall'inizio il caldo, perché parliamo di fine maggio a Firenze e le temperature possono essere molto alte, quindi ci si avvicina ai 30 gradi, quindi sicuramente partire ben idratati. Assolutamente. E quindi avere tutte quelle precauzioni per il caldo, quindi magari avere il capo anche coperto, la testa con un cappello, e bisogna, secondo me, i primi chilometri comunque, anche per uno che inizia magari le prime edizioni, quelli di partire con estrema cautela. Io quelli che alleno consiglio sempre di non fermarsi alla colla, perché a volte si prende del freddo e poi si paga. Assolutamente, perché arrivando magari anche a tarda notte può essere comunque molto freddo, quindi anche l'escursione climatica, insomma, può essere importante, e quindi sì, fermarsi il meno possibile, giusto il tempo per cambiarsi, per mettersi qualcosa di asciutto e poi ripartire subito, stando comunque attenti anche alla discesa, perché la discesa, secondo me, uno pensa è di molto essere impegnativa. arrivato, invece la discesa è impegnativa, a parte che non è proprio tutta discesa, nel senso che sappiamo che ci sono dei tratti di saliscendi muscolari, no? Anche direttamente anche dopo Marradi, sì. Anche dopo Marradi, da Marradi a Faenza ci sono il percorso, diciamo, che è un po' vallonato. Sì, Gabriele, senti, io ti do un grandissimo in bocca al lupo e ti aspetto in piazza il 27 sera, cerca di arrivare almeno... cerca di arrivare bene, in salute, e divertirti, e facciamo un grosso in bocca al lupo a chi correrà il passatore per la prima volta. Gli vuoi dare un ultimo consiglio? Ma divertitevi, vivetelo come un viaggio, godetevi il viaggio. E non fermatevi a mangiare la fiorentina. Esatto. Grazie mille. Ciao Gabriele. Grazie mille, ciao. Simone, incredibili questi consigli dati da chi è di Faenza, che corre la 100 km del passatore. Cosa vuoi di più per conoscerla meglio? Ma i consigli oggi non sono finiti, perché adesso sentiamo il nostro Nicolas, il nutrizionista di riferimento di Storie di Runner 451, che ci darà i consigli giusti per affrontare la 100 km del passatore. Cerchiamo di dare alcuni consigli fondamentali per cercare di affrontare la 100 km al meglio. Evidenziamo intanto 3 punti critici di questa manifestazione. Primo punto critico è la partenza, sicuramente alle 3 del pomeriggio sotto il ciocco del sole, spesso, speriamo anzi, però può portare con sé non poche difficoltà. Ci viene da bere tantissimo, anzi ci viene da appesantirci di acqua, quindi bere a più non posso. In realtà dobbiamo fare molta attenzione e ricordarsi che il nostro stomaco ha una capacità di assorbimento limitata, di conseguenza noi dovremo sempre bere a piccoli sorsi, quindi non ha senso scolarci un mezzo litro d'acqua tutto in una volta, ma cercare di bere costantemente a piccoli sorsi per non appesantire lo stomaco e l'intestino, che quindi dovranno correre per tanti chilometri. Secondo punto critico, a mio avviso, è il passaggio al passo della colla. Noi arriviamo in cima al passo della colla e tipicamente cambia la temperatura, perché un po' le due vallate sono differenti, un pochettino anche l'orario in cui la maggior parte delle persone ci arriva è già un orario serale o notturno, e l'errore secondo me che tanti runner fanno è di fermarsi in cima e poi ripartire. Qual è il problema? Io arrivo accaldato, mi fermo in cima al passo della colla, anche se mi cambio tendo a prendere freddo e quando riparto il mio intestino poi ne soffre. Quindi il mio consiglio è di fermarsi prima dell'arrivo al passo della colla, oppure se ci arriviamo abbastanza presto di tirare dritto, ok? Di fermarsi dopo direttamente magari un po' più avanti o a Marradi, quindi di affrontare la discesa senza fermarsi, in modo tale, magari ci mettiamo un antivento, da non esporsi lateralmente al freddo, in modo tale da mantenere comunque temperatura corporea. Terzo punto focale riguarda secondo me l'integrazione. L'integrazione non può essere improvvisata in una 100 km, fondamentalmente perché in così tante ore non possiamo permetterci di mangiare solo dei gel o di mangiare cose che non abbiamo mai provato in allenamento. Quindi sicuramente il mio consiglio è di provare
tante strategie di alimentazione, provare cibi solidi, provare gel, provare tante varietà di cose, anche magari provare tutto ciò che troveremo ai ristori in allenamento o nelle gare di avvicinamento. Sicuramente ricordiamoci che dopo un tot di ore in cui stiamo correndo è molto probabile che il nostro intestino non sia nelle migliori condizioni possibili, per cui ci dovrà essere una parte molto importante di ascolto del nostro corpo nel cercare di capire quanto io devo alimentarmi per mantenere la mia prestazione, senza però forzare un'alimentazione quando l'intestino è particolarmente sottosopra. Prendiamo questi 3 punti chiave, cerchiamo di trasportarli nella pratica, proviamo queste strategie prima in allenamento e avremo una chance maggiore di arrivare al traguardo col sorriso. Adesso andiamo a vedere la storia di 4 personaggi, li abbiamo visti all'inizio: Calcaterra, Menegardi, Corradini e Giacopuzzi, che loro insomma, come anche Gabriele abbiamo sentito prima, sulla 100 ne hanno da dire. L'intervista 4 a 4 grandi campioni. Benvenuti, iniziamo. Nome? Eleonora Rachele, Corradini. Marco. Massimo Giacopuzzi. Giorgio. Età? 31 anni. 36. 34 più IVA. No dai, 42. 51 Età. anni. Di dove sei? Nata a Roma, vivo a Cesena. Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Sono di Verona, di Negrar. Roma. Quante edizioni del passatore hai corso? 2. 2 più 1. Più 1 nel senso quella special edition. Ne ho corsa 1,5, una vera, quella sul percorso tradizionale, più quella all'interno del percorso di Imola. 15. Quante ultramaratone hai corso? Circa 80. Un po', non le ho contate tutte, non le voglio neanche contare, qualcune. 7-8? Circa 30, ma non ne sono sicuro, forse qualcosa in più. Il tuo miglior tempo ottenuto al passatore? 8 ore e 29. 7 ore 12. 7 ore e 19. 6 ore e 25 minuti e non mi ricordo i secondi. Migliore posizione ottenuta al passatore? Prima. Primo. Secondo purtroppo. Primo posto. L'emozione più bella che hai vissuto al passatore? Gli ultimi chilometri che mi hanno accompagnata a Faenza e tutto il pubblico e tutto il tifo. Sarebbe semplice dire quando ho vinto, però voglio andare oltre. L'anno scorso, al 99esimo chilometro, quando ovviamente ho deciso la settimana prima di arrivare al passatore, e vabbè, non è andata necessariamente come magari uno si poteva aspettare, però al 99esimo chilometro col mio amico che mi ha accompagnato ci siamo dati la mano e mi veniva da piangere. Senz'altro l'arrivo. Il primo anno che ho vinto, l'arrivo al traguardo è stato sicuramente il momento più bello, come lo è stato il 10º, anche il 10º anno che ho vinto è stato molto bello. Il punto più bello del percorso del passatore? Sicuramente l'arrivo al Passo della Colla e come emozione anche Brisighella e con la sua banda e la sua musica. Anche qua te ne dico 2, a me piace la colla e poi mi piace l'ultima parte prima di arrivare a Brisighella, che sono tutti un po' divallonati col buio che scende, mi ricorda molto le colline di casa mia, quindi mi sento a casa nella mia comfort zone. Il punto più bello devo dire ancora l'arrivo, perché è qualcosa di veramente speciale. La colla, dove scavalchi e sai che hai raggiunto il punto più alto del percorso. Il punto per te più brutto del percorso del passatore? E proprio l'ultima parte, la parte che da Brisighella arriva a Faenza è ricca di emozioni, ma è la più noiosa perché è un rettilineo infinito. L'inizio, perché a me non piace molto la città, poi c'è un caldo incredibile, quindi non mi piace tantissimo a me l'inizio. A metà della colla ho avuto un bruttissimo momento, per cui dico più o meno a metà della colla. Non ci sono percorsi, momenti, non ci sono tratti brutti. Il punto che ti fa più paura del percorso del passatore? Le salite, soprattutto quelle che si affrontano col caldo, quindi Fiesole più del Passo della Colla.
Ma il caldo che c'è all'inizio di solito, quest'anno credo che sarà una roba veramente torrida, per cui l'inizio che è più preoccupante. Le prime 7 ore di gara. Temo molto la discesa dopo la colla. Il consiglio più grande che vuoi dare a chi correrà quest'anno il passatore? Quello di godersi il viaggio, godersi ogni chilometro, anche il caldo, le salite, la folla di Firenze e soprattutto l'arrivo a Faenza. Divertitevi, godetevelo e non fatevi troppo prendere dalla foga iniziale. Cercate di divertirvi, assolutamente, perché è un'esperienza che va oltre la prestazione sportiva, è più un'esperienza personale, quindi divertitevi. Ci possono essere delle crisi, non pensate che dureranno fino alla fine della gara, ma che passeranno, quindi concentratevi su come farle passare e abbiate pazienza. Qual è l'ultra più bella che hai corso, escluso il passatore? La 100 miglia di Berlino e in Italia la 100 km di Asolo. E a me è piaciuta molto la Dolomites Ultra, quella che sostanzialmente fa i 4 passi, fa il Sella Ronda. Beh, qui devo dire la 100 km del Conero, sempre nel 2022, alla sua prima edizione, organizzata magnificamente e è andata particolarmente bene, quindi la 100 del Conero. Beh, mi è piaciuta molto la 100 km degli Etruschi, ma forse perché ci ho vinto il mondiale, quindi potrebbe essere quello il motivo. Correrai con un portafortuna? Portafortuna no, però sono molto scaramantica, quindi utilizzo le stesse cose nelle gare dove mi sono andate bene delle cose, faccio le stesse cose alla gara successiva. Non sono scaramantico e corro senza portafortuna. No, non ho un portafortuna in particolare, però corro con tutti i dettagli provati, riprovati, assolutamente niente di nuovo, quindi non un portafortuna ma tutte cose ultra testate. Come sarà il tuo passatore 2023? Emozionante, sicuramente partire da come prima classificata dell'edizione precedente è una grande responsabilità, ma è molto bello. Te lo dico a Faenza quando arrivo e ci sentiamo. Sarà sicuramente diverso, un po' in rimonta perché vengo da un brutto inverno, ho avuto un periodo complicato, esco da un infortunio un po' delicato, però un passatore da convinti. Spero divertente, spero non troppo faticoso, quindi bello. Cosa mangerai una volta arrivato in piazza Faenza? Un bel piatto di pasta. Non lo so, ci manderemo una piadina magari ce la mangiamo insieme. Subito dopo la gara mi ci vuole qualche ora per riprendermi e per risentire la fame, però un bel piatto di pasta. Ma di solito la pasta è quello che mi soddisfa di più e mi fa reintegrare bene. Per chi sarà la tua dedica una volta arrivata al traguardo? La mia dedica va sempre in primis a mio figlio, alla mia famiglia che mi permette di coltivare questa passione sacrificandosi con me in tutti gli allenamenti che mi accompagnano durante l'anno, e al mio coach Paolo Bravi che crede in me ancora dopo un po' di anni. Al mio amico che mi accompagnerà. Questa volta sicuramente a mia moglie, che in questo inverno, in questo periodo molto complicato, mi è stata ancora più vicina. Ma di solito non faccio delle dediche a ogni fine gara, però le mie dediche maggiori sono a mio papà, che non c'è più, ma al quale devo la mia filosofia di corsa, che mi ha permesso di correre per tutti questi anni e di fare tante gare. Fai un saluto e un in bocca al lupo agli altri 3 partecipanti. In bocca al lupo ragazzi. Oh raga, ciao. Ciao Amici, dopo tutti questi consigli adesso ripasso la parola a Simone, che ci darà le ultimissime notizie dalla piazza di Faenza. A te Simone. Ci ha raggiunto anche Tatiana, che è Deus Ex Machina
di tutta l'organizzazione. Tatiana, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Tutto bene, speriamo. Stiamo lavorando. Tanto immagino, perché manca poco più di un mese. Speriamo che vi sia piaciuto questo speciale di Storia di Runner 451 dedicato alla puntata. Chiudiamo con una battuta. C'è qualcosa che vuoi dire a chi si vuole ancora iscrivere al Passatore o si è iscritto su questa nuova edizione del 2023, che ricordiamo è 50 anni dalla prima edizione? Stiamo preparando le 100 km anche quest'anno è il campionato italiano, perciò aspettiamo Giusto. tantissimi atleti, tutta la nazionale femminile e maschile sarà a Firenze alla partenza. Hanno telefonato anche dalla Croazia, perciò anche alcuni componenti della nazionale croata vengono a partecipare alle 100 km. Ritorna Nicolina Sustic, ritorna anche Calcaterra. Sì, ce l'abbiamo visto prima. Che ha già vinto 12 volte. Da Capoverde vengono 2 atleti, così però aspettiamo tantissimi anche atleti internazionali. E quest'anno a Firenze c'è una piccola novità: siamo sempre in Piazza Vittorio Veneto, ma siamo dentro una struttura tamburello che si chiama Tamburello, e lì vogliamo accogliere tutti gli atleti per distribuzione dei pettorali e gli ultimi preparativi prima della partenza. Ultimissima cosa, i pettorali si potranno ritirare dal venerdì? I pettorali possono essere ritirati venerdì qui a Faenza presso il nostro ufficio dalle 9 alle 19, previa la prenotazione, e questo obbligatorio, e chi non riesce a venire a Faenza a ritirare il pettorale può ritirare direttamente a Firenze la mattina dalle 10:30 fino alle 2 in Piazza Vittorio Veneto dentro Tamburello. Bene, allora grazie mille, grazie a tutti per la partecipazione. Noi vi aspettiamo in Piazza Faenza il 27 maggio o il 28, insomma, per chi ci mette un po' di più. Grazie mille, ciao a tutti, ciao.